È solamente una questione genetica o di razza? Oppure esistono altri fattori che formano il carattere di ogni cane? E soprattutto, se un cane ha un certo carattere, questo può renderlo irrecuperabile oppure inaddestrabile? Scopritelo su... Oggi voglio parlarvi dei fattori che influenzano lo sviluppo, la formazione del carattere di un cane. Ogni cane ha la sua storia, ogni cane ha il suo carattere, vedremo da che cosa possono dipendere certi comportamenti anche in base al carattere di ogni singolo individuo. Premesso che ogni razza ha dei tratti genetici e ogni individuo però è una cosa a sé stante. Io posso avere un pastore tedesco molto aggressivo, posso avere però un pastore tedesco molto timoroso. Quindi la razza non è tutto. L'hai capito? Stiamo parlando del primo fattore, il corredo genetico. Il genotipo è ciò che è scritto nel DNA di un soggetto. Essendo scritto nel DNA è di conseguenza immutabile. Il fenotipo invece è l'insieme dei caratteri che l'individuo manifesta e dipende sì dal corredo genetico ma anche da fattori esterni. Quindi può variare. Gli allevatori hanno il compito di selezionare le varie razze. Ogni razza esiste perché è stata selezionata e mantenuta nel tempo dagli allevatori, che non sono il male assoluto, sono persone che hanno competenze e si occupano di mantenere queste razze possibilmente sane e equilibrate mentalmente. Quindi questa persona deve essere in grado di selezionare e far riprodurre i soggetti che hanno determinati tratti fisici ma anche caratteristiche comportamentali. Facciamo un esempio di selezione che non è andata a buon fine. Il pastore tedesco un tempo aveva la schiena dritta, che è una cosa molto sana. Nel tempo, per un discorso di estetica, questo secondo me è un po' un abominio della selezione, per un fattore estetico diciamo che c'è stata una selezione scellerata su pastori tedeschi che avessero sempre il sedere più basso e questo ha portato il cane ad avere geneticamente displasie degli arti posteriori molto accentuate. La selezione scellerata porta a dei risultati che non sono proprio sani, diciamo. In realtà l'allevatore avrebbe il compito di selezionare i soggetti sani per far sì che la razza proliferi al meglio. Esempio di selezione caratteriale: un allevatore può voler avere dei cani molto aggressivi e quindi selezionare cani aggressivi, far riprodurre quei cani che hanno una tempra, vedremo dopo che cos'è, molto dura, una mordacità molto accentuata, parliamo dopo di questo, comunque vi spiego tutto, non vi preoccupate, e quindi otterrà dei cani, delle linee di cani molto aggressivi. Oppure può selezionare i soggetti più equilibrati, quelli più docili. Esistono 3 metodi di riproduzione che l'allevatore può mettere in pratica: inbreeding e line breeding sono i primi due. Sono forme di riproduzione tra cosanguinei. Per avere una linea che abbia un tratto particolare si tende a accoppiare la zia col nipote, lo so, è una cosa un po' così, però si usa. Questa cosa però che cosa fa? Indebolisce la razza, perché la pratica dell'incesto fa sì che se gli stessi soggetti portano un genoma, ragazzi scusatemi i tecnicismi, cerco di parlare più terra possibile, ma se un soggetto diciamo porta il genoma del, torniamo sulla displasia e si accoppia con un suo cosanguineo che ha pure quello con lo stesso genoma, questa cosa si accentua. E come faccio per rimediare? Posso utilizzare una terza tecnica che si chiama outcrossing. Questa tecnica molto banalmente consiste nel far accoppiare dei soggetti che non abbiano nessun grado di parentela, forse la tecnica più banale, ma se questo non dovesse bastare potrei utilizzare una quarta tecnica, ossia quella del crossbreeding. Significa che posso prendere un cane da un'altra razza e innestarlo diciamo con la razza che ho indebolito. Un esempio: per rafforzare la schiena del pastore tedesco si sono fatti accoppiare certi soggetti con dei pastori belga malinois che sono una razza simile, portano dei genomi che sono esterni e quindi questo rende le razze più sane. Ecco perché si dice che gli incroci sono più sani, perché siamo sicuri che non hanno linee parentelari strette. Stiamo parlando dei tratti fisici, ma questo vale anche per il discorso mentale, quindi il carattere. Abbiamo parlato del corredo genetico e di come questo possa definire il carattere dei vari soggetti a partire dal DNA. Ora parliamo invece delle cose su cui noi possiamo agire per far sì che i caratteri dei cani si sviluppino al meglio. Hai capito bene? Anche se un cane geneticamente è molto aggressivo, è molto pauroso, è molto iperattivo, è qui e là, se io poi faccio bene le altre cose che adesso ti spiegherò, posso comunque agire sul carattere definitivo del soggetto. Parliamo dei periodi sensibili.
I periodi sensibili sono delle fasi di crescita, di sviluppo dei cuccioli, dei cani. Sono 6 e iniziano da che il cane ancora non è nato, da quando è nel grembo materno. Quando il cane inizia a vivere, inizia a sviluppare le sue doti cognitive, a sviluppare i sensi, va incontro a un imprinting. Un po' come quando vedete le oche che nascono dall'uovo nei cartoni animati e dicono mamma. Il cane riceve un imprinting nelle prime fasi della vita. Se questo imprinting sarà un imprinting traumatico o tremendo, il cane svilupperà un determinato carattere. Quindi se il cane vivrà delle esperienze traumatiche tipo essere abbandonato, essere schiacciato da un'auto, avere una madre poco paziente che gli ringhia, gli tratta male, o essere abbandonato dalla madre, sono tutti fattori che influenzeranno il carattere futuro del cane. Faccio un esempio: se il cane viene distaccato dalla madre e dai fratelli troppo presto, cioè prima del mese e mezzo, due, una cosa molto comune è che non sviluppi l'inibizione al morso, quindi tira i morsi che bucano perché non ha ricevuto il giusto imprinting da quel punto di vista. È un esempio, poi le cose sono tante se volete approfondire. Quindi è molto importante che il cucciolo viva bene le prime fasi di vita e che la madre sia una madre equilibrata che gli dedichi le giuste cure. Adesso vediamo un po' quali sono questi periodi sensibili. Il primo è il periodo prenatale, che va dal 45esimo giorno dal concepimento fino alla nascita. Il periodo neonatale, il secondo, è il periodo che va dalla nascita al 10° giorno. Terzo periodo di transizione, dall'11° al 20° giorno. Periodo di socializzazione, dal 21esimo al 4 mesi e mezzo, quindi 130, 140, 120, vado a leggere. 120esimo, 130esimo giorno. Periodo giovanile, che invece parte dal 130esimo, 120esimo giorno fino allo sviluppo della sessualità. Dopodiché abbiamo l'età adulta. Se il cane vive le esperienze giuste, non subisce traumi, socializza, il mondo è tutta felicità e tutta serenità, anche se il corredo genetico non è dei migliori, avrò molta possibilità di agire positivamente o anche negativamente sullo sviluppo, sulla formazione del suo carattere futuro. Abbiamo parlato della genetica, abbiamo parlato dei periodi sensibili e di quanto questo possa influenzare il carattere, ma andiamo avanti. Terzo fattore sono le esperienze precoci. Ricolleghiamoci al discorso di prima e ampliamolo. Tutte le esperienze che i nostri cani fanno dal momento del loro arrivo sulla terra influenzano ovviamente il carattere del nostro cane e di conseguenza i comportamenti, ma vedremo dopo come il carattere può influenzare sia i fattori di addestrabilità sia il comportamento. Quindi ascolta tutto e ascolta bene. Se il nostro cucciolo vive durante l'infanzia, e questo vale pure per gli esseri umani, una situazione idilliaca in cui non subisce traumi, tutto gli viene spiegato con la dovuta calma, pazienza e facendogli fare associazioni positive, il cane svilupperà un carattere molto più docile, sarà molto più equilibrato, molto più felice, molto più spensierato. Altresì, se questo cane viene trattato male, subisce dei traumi, l'abbandono è un trauma, ragazzi, quindi quando trovate cani un mese e mezzo, li prendete, li portate a casa, sappiate che questi cani hanno già vissuto delle esperienze che rovinano quello che sarà il loro carattere futuro. Quindi bisogna essere preparati. Quando un cane viene abbandonato o arriva da un rifugio, dovete già sapere che se questa cosa soprattutto è avvenuta nei primi periodi di vita di questo cane avrà gravi problemi e per recuperarlo sarà molto complicato. Ma non esiste il cane irrecuperabile, non esistono razze irrecuperabili, non esistono proprio soggetti inaddestrabili, ma ci sono soggetti più o meno addestrabili. Dopo parleremo di questo. Quindi è molto importante, quando si valuta l'adozione di un cane, di valutarne il corredo genetico, il passato, le esperienze vissute e che l'allevatore o la persona che ve lo sta cedendo abbia fatto un buon lavoro fin dall'inizio, fin dall'accoppiamento, e che gli abbia fatto vivere correttamente i periodi sensibili e che nel periodo delle esperienze precoci sia stato controllato affinché il cane non sviluppi dei disturbi. Parliamo adesso dell'ultimo fattore, ossia la relazione col proprietario. Dal momento in cui voi adottate un cane, quindi il cane diventa vostro, voi avrete quel ruolo finale di come questo cane svilupperà il suo carattere definitivo. Diciamo che verso i 2 mesi il cane viene distaccato dalla madre e arriva un secondo attaccamento dopo quello della madre, ossia quello al suo proprietario futuro. Voi, nel momento in cui noi prendiamo questo cane, per quanto tutto ciò che sia stato fatto prima possa essere andato storto, noi possiamo recuperare,
ripeto, recuperare qualsiasi cosa. Cosa significa? Se un soggetto è molto pauroso, è molto timido, è molto remissivo, io posso portarlo a dei miglioramenti, ma non sarà mai come un cane che geneticamente ha una tempra della Madonna e le esperienze precoci l'hanno magari stimolato, gli hanno dato quello di cui aveva bisogno e non è stato traumatizzato, non è stato mai picchiato dall'allevatore, cose del genere. Ritorniamo al cane insicuro e pauroso. Se io lo prendo avrò delle difficoltà maggiori rispetto a quello carico e sicuro di sé, ma ciò non vuol dire che il cane è così, me lo devo tenere così. Se prendo un pitbull, non è che siccome è un pitbull e la sua genetica, il suo DNA dice una roba, allora il cane sarà un cane che mi darà problemi, diventerà aggressivo, eccetera. Il cane ti diventerà aggressivo al 100% se non è stato selezionato bene, ovvio, ok? Se non ha vissuto correttamente i primi periodi sensibili, se nelle esperienze precoci ha vissuto dei traumi e se tu non ci sai fare nell'addestrare ed educare e gestire un cane. Se qualcuno mi dice ho trovato una cucciolata di 4 pitbull in una scatola, di fianco a un cassone dell'immondizia, il veterinario dice che avevano 1 mese e mezzo, 1 mese, io ti dico auguri, in bocca al lupo. Tu ti devi rimboccare le maniche come me adesso e farti un mazzo tanto perché hai un lavoro che è la scalata dell'Everest, ma non significa che se tu fallisci è colpa del cane e il cane è irrecuperabile. Splash è un cane recuperato. I border collie dovete sapere che spesso vengono riportati indietro perché non si è in grado di gestirli. Splash è arrivato che era un cane super fifone, l'ho portato a essere un cane normale. Noxy era una pazza scatenata. Devi essere molto esperto per un cane del genere perché se no ti tira scemo, ti fa su come nulla. È un cane super sicuro, super attivo, molto difficile, con un corredo genetico particolare, quindi devi partire sempre preparato in base al cane che ti scegli, onde evitare sorpresine, perché il carattere si forma pian pianino. Quante volte ho sentito dire ma lui era bravissimo, poi a 5 mesi ha cambiato carattere, perché dai e che ti ridai di una gestione sbagliata, lo porti in un'area cani dove ogni giorno bisticcia, prende morsi eccetera, diventa un cane mordace. Quindi la responsabilità maggiore al di fuori del corredo genetico è dell'uomo, quindi di chi ha passato con lui i primi periodi, delle esperienze che gli ha fatto fare, delle esperienze che ha fatto il cane e soprattutto poi in ultimo la responsabilità nostra da quando il cane vive con noi da 10 anni magari, no? Adesso parliamo delle caratteristiche caratteriali del cane. Tempra. La tempra è la capacità di sopportare tutti gli stimoli interni, fame, freddo, sete, ma anche quelli esterni negativi, tipo i botti, il tram, il cigolio delle porte, noi che alziamo la voce. Si misura in molle, scarsa, media e dura. La seconda caratteristica è il temperamento, ossia la capacità di rispondere a uno stimolo esterno. Si misura in scarsa, media e vivace. La terza caratteristica è la docilità, ossia la predisposizione a seguire l'uomo, ad accettarlo come suo compagno e a compiacerlo. Si misura in scarsa, media e buona. La territorialità è la predisposizione a difendere un territorio. Si misura in bassa, media o alta. Quinta è l'aggressività, ossia la tendenza a mostrare aggressività, ad attaccare. Si misura in bassa, media, alta. La sesta è la mordacità, intesa come gusto nel mordere. Stac, 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 stac. Si misura in bassa, media, alta. La settima è la combattività, è molto simile alla mordacità, una predisposizione ad accanirsi tanto, scrollare gli oggetti. Ok, combattività, quando fai il tiramolla ci sono dei cani che ti mollano quasi la treccia e dei cani che invece impazziscono, iniziano ad agitarsi e ti buttano quasi per terra dalla combattività che hanno. Si misura in bassa, media o alta. L'ottava è la possessività, ossia la tendenza a difendere un oggetto o una persona. Si misura in bassa, media, alta. La nona caratteristica, penso che non ci sia neanche bisogno di spiegarla, è la socialità, intraspecifica e interspecifica, quindi sia coi cani, coi propri simili, sia con le altre specie, tipo noi. La socialità si misura in scarsa, media e buona. La decima è la vigilanza. È una caratteristica caratteriale del cane che tende a essere vigile, essere allertato in base agli stimoli esterni. Si misura in scarsa, media e alta. L'ultima, l'11ª, è la curiosità. Penso che non debba nemmeno spiegarvela. Si misura in scarsa, media e alta. Analizziamo un po' adesso delle tabelle per farvi capire, in base all'attività cinofila sportiva, i soggetti più predisposti che caratteristiche devono avere. Metto qui degli schemi di come dovrebbe essere indicativamente il cane ideale per alcune discipline cinofile. Se volete mettere in pausa potete vederlo con più attenzione, ma non mi ci soffermerò. Vediamo anche quali sono i fattori che favoriscono l'addestramento e quelli che invece lo limitano.
Quindi abbiamo capito che ci sono 4 fattori che determinano il carattere e quindi il comportamento o il tasso di addestrabilità del nostro cane. Ricordatevi sempre che il cane è un cane domestico, significa che è domesticato. I cani aggressivi per genetica non sono delle bestie feroci selvatiche. Il loro carattere si forma anche grazie a noi che li gestiamo giorno per giorno. Chi vi dice che il cane ha una genetica che lo rende irrecuperabile vi sta dicendo una marea di fregnacce.